Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere un prodotto diverso dal solito perché non abbiamo mai provato qualcosa con un motore termico, ma parliamo nello specifico di un generatore a benzina, generatore a inverter. Monta un motore da 145 cc OVH, nelle caratteristiche tra l'altro come normativa dice Euro 5, ma non credo ci siano problemi ad andare in centro con un generatore Euro 4 comunque. Che marca è? È di una marca che tanti di voi non conosceranno, si chiama Max Speeding Rods. Un generatore che, devo dire, ho trovato per caso. Ho trovato per caso perché ne ho provati diversi, avendo un grosso problema, ossia non riuscivo a caricare il mio Bluetti, la mia Power Station C300, perché con gli altri generatori che ho provato non ne voleva sapere. Ora non è mio interesse dirvi quali erano quelli che non andavano, ma è mio interesse farvene vedere uno che funziona se questo è l'utilizzo che dovete farne. L'avevo già spoilerato su Instagram e l'avete visto in qualche altro video, ora vi ho portato la recensione. Questa azienda produce in Cina, però azienda certificata ISO 9001 e nel manuale di istruzioni troverete la conformità CE europea, quella vera. Cosa producono? Producono un sacco di cose. Perché se andate a dare un'occhiata al loro sito abbiamo tutta questa categoria di inverter dove troviamo l'oggetto di oggi che è l'MXR 3005, un generatore da 3500 watt a benzina. Ne hanno anche a GBL gasolio, ne hanno uno da 5500 watt, ne hanno uno come il mio ma più piccolo e poi hanno un'altra versione da 3500. Ma sul loro sito vedete che in realtà producono anche ammortizzatori, bielle, turbine, scarico, sospensioni, insomma fanno un sacco di cose del mondo dell'automotive, però una loro divisione si occupa appunto dei generatori inverter, che vi anticipo sono ottimi generatori. Azienda che comunque è dislocata su, diciamo, il territorio mondiale e hanno anche una divisione Italia, infatti vendono regolarmente anche su Amazon, ma dei prezzi, di come comprarli eccetera parleremo alla fine. Primo requisito, volevo che funzionasse col Bluetti e vi anticipo già che funziona, altrimenti non avrei fatto il video, e poi mi serviva da portare in mobilità per usare la saldatrice a inverter e qui non vi dico ancora com'è andata. Che cos'è un generatore per chi proprio non sapesse di cosa stiamo parlando? È un dispositivo con un motore, quindi un vero motore che funziona col carburante, che una volta acceso tramite un inverter suo interno, tutta un'elettronica eccetera, ha delle prese per attaccare il 230 volt, ha poi anche delle prese USB e quindi in situazioni di emergenza o in situazioni dove proprio non si può arrivare con la corrente o se non avete la Power Station o se dovete come me tenerlo lì per caricare la Power Station in caso non ci sia il sole, non ci sia Enel, ci sia una catastrofe mondiale e non sapete come produrre corrente, un generatore di emergenza può sempre fare comodo. Dopo questa breve introduzione, ora lo spacchettiamo, lo guardiamo bene e vi faccio vedere anche tutte le procedure di preparazione e di utilizzo. Ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su Instagram Massidattoli perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale. Spacchettamento in zona un po' più larga perché sul tavolo delle recensioni non si riusciva a mettere. Max Speeding Rods modello MXR 3005, generatore a inverter portatile. Tiriamolo fuori. Ok, nella parte superiore troviamo subito un imbuto per, diciamo, fare rifornimento con questa parte filettata, quindi che si avviterà con tanto di guarnizione per evitare le fuoriuscite. Troviamo degli attrezzi che sono una chiave per la candela con innesto per essere svitata e un cacciavite a croce particolare perché ha questa parte esagonale che potrebbe avere un utilizzo. Troviamo dei cavi, intanto troviamo una cosa molto utile che è una spina asciugo nuova montabile su varie sezioni di cavi, spina da 16 A con marchio CE. Poi troviamo un cavo accendisigari con due pinze, polo positivo e polo negativo. Troviamo poi questa che è una protezione per coprirlo durante i periodi di non utilizzo con l'interno riflettente, quindi che protegge, diciamo, un po' dal freddo e dal caldo. Non resta che tirare fuori il generatore. Liberiamolo dal sacchetto di protezione, fascetta sulla maniglia per conservare il manuale utente e la guida rapida di avviamento dove ci fa vedere di ruotare la valvola del coperchio in posizione on, di girare il selettore su shock, di fare avviamento tirando la cinghia e di controllare che l'indicatore di presenza corrente alternata diventi verde. Fatto questo bisogna spostare il selettore in posizione run. Dopo aver fermato il motore bisogna rimettere
mettere la valvola del tappo del rifornimento in posizione off, quando però il motore è freddo. Quindi dovremmo poi fare in modo di lasciare evaporare eventuali vapori del nostro carburante finché non è tutto completamente freddo, per poi chiuderlo. Ci sono poi anche delle precauzioni in caso l'olio sia da rabboccare o da cambiare. Bisogna usare un olio 10V30 e raccomandano il cambio dell'olio ogni 100 ore di utilizzo. La stessa targhetta con l'avvio rapido ce l'abbiamo anche appesa alla maniglia del generatore come memorandum. Questa è la parte davanti, dove non abbiamo null'altro che la cinghia dell'avviamento. Parte superiore col maniglione chiaramente è pesante, però una volta che lo impugnate dal maniglione si riesce a movimentare senza grossi problemi. Qui sopra abbiamo il tappo per il rifornimento e vi faccio vedere il dettaglio della valvola con scritto posizione on e posizione off, come abbiamo visto prima. Questo è uno sfiato che va aperto o chiuso in base all'utilizzo o al non utilizzo del generatore. Vi faccio anche notare la presenza di un filtro retina dove si effettua il rifornimento, filtro che può essere estratto, pulito, lavato e asciugato all'occorrenza. Quindi adesso rimettiamo il tappo e qui abbiamo posizione off, posizione on, come vi facevo vedere prima. Abbiamo da questa parte segnalato la presenza di uno sportello per la manutenzione della candela, quindi basta aprire in questo modo, sportello che non viene perso perché rimane agganciato. E qui dentro vedete che c'è la pipetta con la candela che va nel cilindro, pipetta che non è agilissima da togliere, ma per fare manutenzione in qualche modo ci si arriva. Qui abbiamo lo sportello per la pulizia del filtro alia e lo sportello per l'ispezione dell'olio di lubrificazione. È sufficiente aprire lo sportello per accedere al coperchio con la scatola filtro, quindi basta smontare il coperchio, pulire il filtro e rimontarlo, dopodiché rimettiamo lo sportello e chiudiamo. Stessa cosa per avere accesso al livello qui sotto, diciamo nella coppa della parte diciamo meccanica, dove abbiamo il tappino per controllare il livello e eventualmente rabboccare il lubrificante. Qui dietro abbiamo semplicemente la parte diciamo dello scarico, la marmitta. Il generatore nella parte sotto è provvisto di abbondanti piedini in gomma e qui arriviamo alla parte frontale. Qui davanti abbiamo il selettore con posizione off, marcia e shock, quindi 3 posizioni. Abbiamo 2 prese di uscita a 230 volt Schuko, abbiamo un connettore USB per caricare i vostri dispositivi, poi abbiamo dei connettori per l'uscita parallela, una presa accendisigari 12 volt, qui abbiamo un pulsante di reset AC, qui abbiamo un interruttore di protezione che in caso di intervento sul circuito DC va riarmato, qui abbiamo un selettore per la funzione eco e tutti i LED di segnalazione, presenza rete, sovraccarico e anche la spia di mancanza olio lubrificante. Vi ricordo, importantissimo, che questi dispositivi vengono spediti senza olio motore, senza lubrificante, diciamo degli ingranaggi delle parti meccaniche per il trasporto. Quindi ora vi faccio vedere come caricarlo per prepararlo al primo utilizzo. Ok, prima cosa da fare nel vano dell'olio, bisogna mettere il lubrificante, diciamo, meccanico per il motore, perché per ragioni di trasporto arriva senza. Aprendo questa levetta, togliamo lo sportello, qui sotto vedete c'è il tappo dell'olio, questo qua basta svitarlo e abbiamo il tappo con l'o-ring di chiusura, la stina con il livello che adesso è completamente vuoto. Tutte queste operazioni le fa vedere sul manuale. Il livello corretto del liquido lubrificante sarebbe con questa tacca come nella macchina almeno a metà se non al massimo. Come tipologia di lubrificante ci va un olio per motore a 4 tempi, se siamo in temperature sotto lo 0 un 5V30, da 0 a 25 un 10V30, altrimenti se saliamo di temperatura anche un 1540. Poi voglio dire, non è un motore da competizione, l'importante è che sia lubrificato. Io ad esempio mi trovo in casa un Motul 7100 che usavo nella mia moto, che me ne è avanzato 1 litro, costava una fucilata ed era un ottimo olio, ma lo userò per caricare il circuito di lubrificazione del mio generatore. Conviene inclinarlo da un lato in questo modo per avere un accesso diciamo migliore. Io non riesco a trovare un imbuto che vada bene, ma lo cerco. Ok, siccome sarà un'operazione che molto probabilmente produrrà dei gocciolamenti, conviene riempire di carta la parte sottostante, più che altro per non lasciare poi il generatore sporco d'olio.
Dopodiché il mio imbuto non entrava in quel discorso, quindi mi sto costruendo una specie di prolunga artigianale. Un discorso del genere, lo imbuchiamo dentro, magari gli do ancora un po' di pendenza. In questo modo l'olio dovrebbe cadere solo dove deve cadere. Mi sono accorto solo dopo che questo serviva esattamente per mettere l'olio, perché la parte filettata qui con l'o-ring si avvita perfettamente dove togliete il tappo e abbiamo questo raccordo, tra l'altro flessibile, che mi avrebbe aiutato molto, però meglio tardi che mai, almeno voi lo sapete. E iniziamo a metterne un po'. Sul manuale ovviamente non parla di quantità, dice solo dove metterlo e che se il livello è troppo alto bisogna poi scaricarlo. Non ho idea di quanto olio ci possa stare in un motore del genere, iniziamo a metterne un po'. In teoria adesso dovremmo tirare giù, mettere il tappo che ha anche la stina per il livello e vedere dove siamo arrivati. Facciamo la verifica con la stina. Ok, è pieno. Ora mettiamo il tappo e chiudiamo. Quindi cosa vi posso dire come quantità? Secondo me ce ne staranno un 200 grammi. Credo non di più. Abbiamo messo il lubrificante, adesso chiudiamo lo sportello. In questo modo. Giriamo un attimo il generatore. Diamo qualche colpo piano per far andare l'olio in circolo. Dopo l'olio è il momento di fare il rifornimento. Io userò una benzina normalissima, benzina verde. Raccomandano per questi dispositivi di usare benzina E10. Ok, io lo proverò con benzina normalissima perché quella E10 non l'ho trovata. Quindi togliamo il tappo e mettiamo la benzina. Ok, l'olio l'abbiamo messo, abbiamo fatto il rifornimento, quindi ora apriamo la valvola del tappo su on, quindi a sinistra. Macchina che ora è completamente fredda, qui c'è la marmitta, vedete che se fosse calda e volessi barare non riuscirei a mettere il dito. Allora vediamo un po' se parte diciamo con l'aria tirata o senza. Qui abbiamo il selettore off, run e choke. Choke sarebbe come tirare l'aria, vi ricordate i motorini o comunque anche gli altri attrezzi che hanno tutti l'aria, perché su run è quando si stabilizza il regime, su choke sarebbe con l'aria tirata per favorire l'avviamento. Adesso vediamo se parte con l'aria, non fa tanto freddo, potrebbe anche essere sufficiente farlo partire direttamente in modalità run. Proviamo prima con l'aria, quindi un colpo ben assestato. Niente, io proverei direttamente senza l'aria. Portandolo su off si arresta. Quindi accensione semplicissima, voi fate una prova diciamo sempre prima con l'aria tirata, poi se non va in moto con l'aria tirata andate direttamente in modalità run, non parte magari sempre al primo colpo ma al secondo o al terzo parte, bisogna esercitare una forza, insomma non esagerata, però bisogna avere un minimo di mobilità nel braccio per riuscire ad accenderlo almeno. Oggetto pronto, l'abbiamo acceso, bisogna iniziare a fare qualche test e partirei proprio dalle power station. Partiamo da AC300. Ok, AC300 che sta caricando a 1 kW 100, quindi cavo collegato alla prolunga che va via e va al generatore. Quindi AC300 sta caricando senza problemi. Il regime del generatore è costante. Proviamo a alzare un po' di corrente. Da 5 A passiamo a 7 A. Sentite che si alza al minimo e siamo arrivati a 1600 watt. Andiamo a 10 che è il massimo diciamo in versione utente. Si è alzato il generatore e sta caricando a 2200-2300 watt. Visto che ce l'ho facciamo anche la prova con l'EcoFlow Delta 2. Ok, sta caricando a 1200 watt senza problemi.
Sentite che il minimo si è alzato per consentire la potenza richiesta, ma lui è stabile, funzionante. Nessun problema. Quando ho visto che caricava la C300 proprio, ragazzi, sono stato felicissimo. Ora facciamo una prova con una saldatrice, la mia piccola saldatrice a inverter. La saldatrice stava lavorando a 120 A, ce l'ha fatta, vedete che alzava proprio il numero di giri a manetta, però ce l'ho fatta saldare. Io non sono un saldatore, la saldatura fa schifo, però per quello che devo fare io mi risolve un sacco di problemi quando sono in giro, magari devo puntare delle staffe, cancelli, eccetera. Fatte queste prove, superate allegramente, ora facciamo lo stress test, quindi gli metterò un forte carico usando 3 phon asciugacapelli. Avete visto che dopo i 3000 watt sui 3100 riusciamo ancora a tenerlo stabile, ma siamo a pelo pelo, perché lui comunque è dato per 3000 watt continui e 3500 di picco, però ho visto che a 3100 riesce a tenere. Bene, siamo a fine video. Intanto vi dico che vi lascio in descrizione del link, oltre per il prodotto in sé, anche per comprare l'olio adeguato, e ve ne faccio vedere uno della Liquimoli che è proprio apposta e lo trovate su Amazon, e anche di una bella tanica per la benzina, perché la mia di plastica rossa che avete visto usare l'ho poi cambiata perché fanno schifo, dopo un po' iniziano a trasudare benzina. No, non comprate quelle. Quanto costa questo generatore? Costa parecchio, perché sul loro sito ufficiale costa 899 euro. Vi lascio in descrizione un coupon da 20 euro da usare sul loro sito, però in realtà lo trovate tranquillamente su Amazon Italia a 805 euro, ballano circa 100 euro, fate voi. Costa parecchio, sì, ci sono generatori da 3, 4, 500 euro, però come vi dicevo prima non è tanto una questione di prezzo, è proprio una questione che non ho capito perché questo mi carica buletti e alcuni che non provati no. Io sono un uomo felice perché riesco a fare tutto quello di cui ho bisogno con questo generatore. Ho investito 800 euro, sì, però in emergenza è un dispositivo che può funzionare in molte applicazioni più o meno importanti e vi dà un'ulteriore garanzia di diciamo autosufficienza energetica. Il video lo metto comunque nella playlist appunto dell'autosufficienza energetica, così lo mettiamo nel mondo della produzione col sole eccetera. Qua produciamo bruciando benzina, che non è proprio molto green, però vi aiuta in caso di emergenza. Ecco, parlando proprio di benzina, non abbiamo parlato dei consumi, non ho avuto modo di verificare accuratamente se i dati che forniscono sono esatti, però lui ha 4 litri di serbatoio, danno 8 ore di autonomia al 25% di utilizzo, 4 ore a metà della potenza disponibile e 2 ore al massimo. Secondo me potrebbe essere che dura qualcosina in meno, perché quando gira al massimo gira proprio a regimi alti, però questi sono i dati che danno. Io sono stato già un po' stretto, diciamo che se dovete fare dei lavori fuori con qualche litro di benzina ne avete da vendere, vi avanza anche. Se avete da alimentare una casa intera da 3 kW per 24 ore vi serviranno almeno 12 litri di benzina. Questo è il calcolo fatto alla carlona. Un bel giocattolino, io sono contento perché non ho mai avuto un generatore tutto mio, ho sempre usato quello di altri e con questo ho trovato la mia dimensione. Quando non lo usate, soprattutto dopo che si è raffreddato, ricordatevi di chiudere la valvolina del tappo. Magari mi chiederete se lo tengo fermo tanto tempo può dare problemi. Partiamo dal presupposto che la benzina è un carburante nobile, diciamo molto più pulito del gasolio, quindi
quindi non fa troppi residui, il serbatoio è in plastica, insomma non dovremmo avere grossi problemi. Però è chiaro che secondo me una volta ogni tanto un'accensione, farlo girare 5 minuti, male non fa, anzi diciamo che è molto raccomandato. Vi è piaciuto questo video? Sì, cliccate like, grazie, ma soprattutto vi ringrazio in anticipo se vi iscrivete al canale, perché non costa niente, mi dareste un grosso aiuto. A volte faccio dei video da 300.000 visualizzazioni, ma gli iscritti rimangono sempre quelli. Come sapete, se non lo sapete, io do sempre assistenza gratuita quando posso, oppure faccio consulenze su appuntamento, però insomma per sostenere il mio lavoro un'iscrizione sarebbe molto gradita. Ve l'ho già chiesto non so quante volte, a qualcuno darà fastidio. Non importa, noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima diretta del giovedì sera. Ciao da Bassidattoli!